non è che adori la qualità dei prodotti dell'autogrill, però sono in Germania, dovevo testimoniarlo. Una mia amica mi chiede spesso: ma ti piace sempre tutto dei viaggi che fai? No. Adesso infatti arriva una nota dolente. Se Amsterdam è stato un sogno a occhi aperti, Amburgo è stato più un fastidio che un piacere. La città meritava, non voglio essere frainteso, aveva uno stile tutto suo, ma il tempo, pioggia tutto il giorno, pioggia tutti e due i giorni in cui ci sono stato. E che posso fare io sotto un acquazzone? Però comunque, in preda all'eccitazione del viaggio che avevo iniziato da pochi giorni, me la sono goduta comunque, saltellavo per le strade a fotografare e riprendere, e alla scarica successiva mi rintanavo in un bar a lavorare al computer e capire anche che le scarpe da ginnastica non sono il massimo per viaggiare, specie se sono di stoffa. Direi meglio scarpe impermeabili. Vi devo confessare una cosa, avevo il timore di essermi beccato una multa per aver parcheggiato male ad Amsterdam e per autopunirmi e per essermi anche giocato il budget giornaliero non mi sono fermato al parco divertimenti della Lego in Danimarca e sono andato dritto e ho recuperato un giorno di viaggio. Al momento comunque sembra che la multa non l'abbia ricevuta, meno male. Sono sul ponte che collega la Danimarca con l'isola nella quale si trova Copenaghen ed è un ponte enorme, lunghissimo. Devo controllare su internet quanti chilometri sia, perché sicuramente è ancora più lungo di quello che ho attraversato per arrivare a Lisbona, e da quando sono partito sicuramente questa è la più bella emozione che stia provando. E la parte più bella di questo ponte è l'isola che si trova al centro di questo mega extra ponte, sopra la quale c'è un faro, ci sono delle pale eoliche nel mare, tanti gabbiani. È bellissimo ragazzi, è bellissimo, non so descriverlo. Purtroppo non finisce qui. Sono sempre lo stesso di prima, vi ricordate l'emozione che avevo? Scomparsa del tutto, ho finito il ponte, c'era il pedaggio, 32 euro, 32 euro, un ponte, avanculo, bellissimo il ponte, ma 32 euro, mannaggia la miseria, 32 euro! Sono arrivato alla stazione centrale di Copenaghen, finalmente. Dopo 40 minuti ho lasciato l'auto fuori città, gratis, e sono venuto qui con il treno. E ho fatto già la prima cazzata, entusiasta del sole. Finalmente dopo 9 giorni di viaggio è il primo giorno con il sole, 10 giorni di viaggio. Wow, oggi sono 10 giorni. E ho dimenticato la felpa in macchina, quindi o morirò di freddo dovrò usare il Kiwi. O ne compro una, non lo so. Ma siccome sono un po' tirchio in questo viaggio, la terza opzione la scartiamo, quindi andremo avanti a Kiwi. Andiamo a visitare la città. Copenaghen mi ha sorpreso in positivo. Essendo una capitale ed essendo famosa, sapevo sarebbe stata bella, ma non fino a questo punto. Attenzione, questa dichiarazione la sto facendo molti giorni dopo aver visitato il quartiere di Christiania. Credo sia l'unica in Europa. Un quartiere hippie dove non valgono le regole generali, dove si vende e si consuma marijuana all'aperto, dove si respira aria di libertà, e quest'aria ha anche un profumo ben preciso, capisci a me? Non si può riprendere o fotografare il suo interno, solo l'esterno, che già lascia capire cosa ci si possa aspettare. Non ero solo in quel momento, conobbi Mariella, una ragazza austriaca. La conobbi sul campanile della chiesa di Nostro Signore Redentore, forse ciò che più mi è rimasto impresso della città. Sto per arrivare in cima al campanile della chiesa del Nostro Signore Redentore, una delle chiese più belle di Copenaghen. Ovviamente il Nostro Signore Redentore è una traduzione, non chiedetemi per favore di fare lo stupido e pronunciarla in danese, per favore. Brutte figure no. 400 scalini e l'ambiente è ancora più bello di quello della Torre degli Asini a Bologna. È unico.
un video stupido, parlo con voi, parlo con me stesso perché mi sto guardando. Almeno non penso alle vertigini. O forse no, forse è l'invasione dei giapponesi mentre me ne stavo tranquilla a cercare di sedurre la sirenetta. Non saprei. Ragazzi, c'è stata l'invasione dei giapponesi, guardate. È arrivata una carovana. Ah, andiamo, se ne va che tanto non si vede più nulla. Che abbiate o non abbiate molto tempo, vi consiglio di passare dallo Street Food Market, un posto stravagante dove ogni bancarella è unica e offre un cibo tipico. Mi ci ha portato Mariella, io non avevo previsto di andarci, che fortuna è stata a trovarla. Ne valsa veramente la pena. A proposito, grazie Mariella, anche se non capirà l'italiano. Vi ricordate il versore di ieri? Era un'eccezione perché qui a nord il tempo è sempre così, quando ti va bene, altrimenti piove. Ecco perché io non potrei mai vivere in un posto del genere, anche se è stupendo da visitare, però viverci è un'altra cosa. La guida del Free Walking Tour ci raccontava che è uno dei posti più depressi al mondo perché per 6 mesi l'anno la gente quasi non vede il sole, deve prendere degli antidepressivi. E poi una sorpresa, chi mi trovo? Mi trovo lui, l'uomo che parla alle galline, l'Antonio Banderas della situazione, impegnato a fare surf tra i canali. Partiamo per visitare la settima nazione, la Svezia. A meno che non voglia prendere un traghetto, attraversare il ponte che collega la Danimarca alla Svezia è la mia unica opzione. Percorrerlo costa 54 euro, 16 km per 54 euro, 3,38 euro a chilometro, 34 centesimi ogni 100 metri. Potrei continuare con i centimetri e millimetri, ma ci siamo capiti, no? La dogana che mi perquisisce, questa volta anche nelle tasche, e 4 ore di acquazzone, tanto per cambiare, mi fanno trasformare il viaggio in una penitenza. Nonostante la pioggia però, le distese di verde che riesco a vedere sono mozzafiato. C'è verde in abbondanza, c'è verde dappertutto, quel tipo di distese che ti fa domandare dove si è accumulata tutta la gente. Ovvio, nelle città. A Göteborg, per esempio. Lo ammetto, con la Svezia non sono partito con il piede giusto. Prima il ponte, poi la dogana, poi la pioggia, ma a girovagare alla ricerca inutile di un parcheggio gratis non mi ha certo aiutato. Niente da fare, io e Göteborg ci siamo presi in antipatia. Lui non mi fa parcheggiare, io guardo la città, non ci trovo nulla di speciale e quindi decido di andarmene. Allora stiamo andando verso Stoccolma, sto andando verso Stoccolma, di modo che domani avrò meno strada da percorrere e mi fermo verso il lago. Come si chiama il lago? E la città in cui sto andando? Boh, neanche quella mi ricordo. È stata un'improvvisazione.
Da grande intenditore della Svezia ho scelto la prima città che suonava bene lungo la strada per Stoccolma e mi sono fermato a Borås. Per favore non chiedetemi di pronunciare in svedese perché sono negato e lo sapete. Niente male la cittadina, il centro è molto interessante, soprattutto quando organizzano un gay pride e ti ci ritrovi lì in mezzo. Per la prima volta ho visto un coffee church, una chiesa protestante nella quale, quando non c'è la messa, i fedeli possono intrattenersi bevendo caffè, perché la chiesa è uno spazio che se viene sfruttato solo una volta al giorno è uno spazio sprecato. Siamo onesti, 1-0 per i protestanti. Vi faccio vedere perché adoro viaggiare. Senza aspettartelo ti ritrovi in mezzo a delle situazioni inattese, stupende. Dai, chi poteva immaginare che avrei giocato con 20 ragazzi di colore in Svezia? You speak English? Yes, I do. And you? Be careful with my guitar, please! Credo che sia stata una mezza pazzia, ma ragazzi, sto compiendo il viaggio della mia vita, sto visitando tanti paesi e vuoi vedere che entro in Svezia e non devo passare da Stoccolma. Certo, è una grande deviazione perché Stoccolma si trova dall'altra parte, ma stiamo parlando di Stoccolma e considerato il tragitto, come minimo ci dovevo restare un paio di giorni. Città magnifica Stoccolma, solo a sapere che qui si svolge la premiazione del premio Nobel. Io un pensierino a ottenerne uno l'ho fatto, però quale? Scienze? No, sono mezzo negato. Per il viaggio non danno niente, rimane quello per la pace. Magari impegnarmi a riuscire a calmare gli sfottò tra Terrone e Polentoni, qualche speranza me la potrebbe dare, no? Successe un fatto curioso. Era la notte del primo giorno, quando, solo soletto in una panchina, stavo cenando solo soletto, con i primi segni di solitudine perché ero solo soletto. Cosa? Sto ripetendo troppe volte solo soletto. Scusate, magari è vero. Va bene, comunque, successe l'insperato. Un ragazzino si avvicinò e mi chiese se volessi giocare a calcio con lui. E vai, anche oggi interagiamo con qualcuno. Addirittura questo era più schiappa di me a giocare a calcio e ce ne vuole, eh. A Stoccolma ho trovato le prime vere difficoltà a guidare, soprattutto a parcheggiare, perché un parcheggio gratis non lo trovi neanche a 10 km dal centro. Fortuna che il secondo giorno era domenica e i parcheggi non si pagavano. Forse. Ancora non ne sono sicuro, però multe non ne sono arrivate. E poi ci sono delle strade che, a seconda dei giorni, dell'orario e della dimensione dell'auto, ti fanno pagare un pedaggio. Io non ci ho capito nulla, so solo una cosa. Ragazzi, a Stoccolma venite in aereo. Comunque sia, Stoccolma è incantevole, soprattutto il Palazzo Reale, e ti accorgi che in ogni angolo del mondo c'è un pizzico d'Italia, anche lì, in quel palazzo, dichiaratamente ispirato al nostro barocco. Il secondo episodio finisce qui, grazie per averlo visto, sul serio, in parte, tutto, grazie. Ricordatevi sempre che vi voglio bene, 1 a 1. E che se avete voglia di diffondere il video, lo giuro, io non ve lo vieto. Ciao!